Nella pittura le tecniche di stesura si riducono fondamentalmente alle seguenti: sopramissione, accostamento e fusione. Quando dipingiamo possiamo cioè applicare i colori uno sopra l'altro oppure uno accanto all'altro, altrimenti possiamo fonderli, cioè mescolarli fra loro. La stesura del materiale pittorico, indipendentemente dallo strumento utilizzato, pennello, spatola o altro, può perciò avvenire in tre distinte maniere, delle quali la prima, e per lungo tempo anche l'unica ad essere adottata, consiste nell'applicare le tinte per sovrapposizioni di strati di colore. Le stesure soprammesse potranno essere coprenti, trasparenti, ed anche entrambe in successione. La corretta realizzazione di questa tecnica prevede che la superficie che riceve il colore sia perfettamente secca. Questo procedimento rientra perciò nelle tecniche del bagnato su asciutto che approfondiremo in un altro video. Gran parte della pittura più antica, così come la pittura dell'Alto Medioevo, appare eseguita senza passaggi cromatici graduali. Si utilizzavano stesure di colore coprente, tali cioè da impedire o contrastare la vista delle superfici sottostanti, applicate uniformemente entro uno spazio delimitato da un contorno. Al di sopra di queste campiture si procedeva per aggiunte, segnando particolarità e rilievi per sovrapposizione di strati pittorici anch'essi coprenti. Dall'undicesimo secolo, sugli affreschi, così come sulle tavole, si nota nei panneggi delle figure una simulazione, per quanto semplificata, del modellato mediante l'adozione del procedimento, già in uso nelle miniature e descritto in numerosi trattati dell'epoca, noto come terne di colore. Vediamo nei particolari questo metodo. Segnati i profili delle figure, si procedeva con la coloritura uniforme dell'intero abito, utilizzando la tinta di base, consistente nel miscelare al bianco un qualsiasi pigmento, per esempio l'ocra rossa schiarita e dunque divenuta rosa. Una volta asciutto questo primo strato, si proseguiva sovrapponendo una pennellata di colore puro a indicare le pieghe scure in ombra, per poi mettere in rilievo le parti in luce, ottenendo così, con soli tre colori, una rappresentazione stilizzata del modellato. Infine si ripassavano i contorni. Si tratta perciò di un'ombreggiatura e di una lumeggiatura eseguite non mediante sfumature di colore, ma per mezzo della sovrapposizione di differenti tonalità cromatiche, tutte distinguibili fra loro e non mescolate. Completamente diverso è l'effetto che si ottiene dalla sovrapposizione di due colori trasparenti, dove il secondo viene applicato quando il primo risulta completamente asciutto. La sovrapposizione di sottili strati di colore trasparente è detta velatura, che, se della stessa tonalità, modifica il colore sottostante intensificandolo, altrimenti, quando di tonalità diversa, produce per effetto ottico un terzo colore. Procedimento tipico della pittura d'acquarello consente di realizzare una materia trasparente e luminosa, sfruttando principalmente il tono chiaro del fondo.
Con l'affermarsi della pittura d'olio si sviluppa la tecnica delle velature successive di uno stesso colore. Il procedimento fu particolarmente apprezzato nel trattamento dei fondi scuri e delle ombre che acquisivano così profondità ed una compattezza smaltata irrealizzabile in altro modo. È infine possibile la combinazione di un colore opaco e di un colore trasparente. È molto frequente in questo caso che sugli elementi sottostanti sia presente il modellato che la sottile stesura di colore ricca ed elegante lascia intravedere per trasparenza. Velature sottili, sovrapposte ad impasti già secchi, hanno la proprietà di modificarne il tono creando tinte vibranti e profonde. Queste sono particolarmente belle quando intonazioni calde ricoprono preparazioni neutre o meglio ancora fredde e viceversa quando strati trasparenti freddi sono stesi su intonazioni calde. Come nel caso della lacca di Garanza, spesso utilizzata per intensificare le ombre dei manti azzurri, o al contrario l'azzurrite per le zone più scure di quelli rossi. Nella pittura d'olio, per ottenere una stesura omogenea, la superficie che riceve il colore viene preventivamente inumidita con una miscela di resine ed oli. La stesura può però essere volutamente applicata in maniera non uniforme e, se realizzata con attenzione, pur non fondendo i colori uno nell'altro, può creare un effetto di sfumatura del tutto simile alla fusione. La sfumatura, cioè il passaggio graduale da un colore ad un altro, può essere ottenuta in più modi. Diminuendo lo spessore dell'impasto, aumentandone la diluizione, ripassando localmente le tinte o rimuovendo parte dello strato. In alcuni casi l'effetto si ottiene, come si è visto, grazie al modellato sottostante che agisce per trasparenza. Non tecnica di fusione, quindi, ma di sopravmissione di strati mantenuti separati uno dall'altro. Dalla prima metà del Novecento, molti artisti riproporranno la tecnica della stesura per sopravmissione, riducendo tutti gli elementi pittorici a blocchi di colore uniforme o aree monocromatiche ed escludendo così dalle loro rappresentazioni ogni riferimento alla realtà. La seconda tecnica di stesura consiste nell'accostamento di colori di differente tonalità o differente tinta. Questo può avvenire stendendo l'impasto in 3 differenti modi: a tratteggio, a puntini o a macchie. Il tratteggio è la tecnica utilizzata per rappresentare il chiaroscuro o eseguire passaggi cromatici graduali con linee sottili e parallele. Adottato dai pittori dal 1200 fino al primo 400 e codificato secondo la tradizione giottesca alla fine del XIV secolo da Cennino Cennini, questo metodo di stesura consentiva morbide gradazioni di colore con la tecnica della tempera a uovo. Non più una stesura piatta e uniforme, ma un susseguirsi di pennellate sottili, coprenti e fluide, che a tratti si diradavano facendo emergere in superficie la stesura sottostante, che negli incarnati era una campitura verde talvolta ombreggiata in verdaccio. L'effetto di chiaroscuro e la costruzione del modellato potevano essere inoltre ottenuti schiarendo la tinta da stendere con progressive aggiunte di bianco o anche serrando e incrociando in più direzioni il tratteggio.
La tecnica fu ripresa sul finire dell'Ottocento dai pittori divisionisti e pochi anni dopo dai futuristi. Nei loro dipinti il tratteggio diventa pennellata direzionale che, spesso, si avvolge su se stessa assecondando le forme. È stato infine talvolta utilizzato dagli artisti anche nei procedimenti esecutivi della tecnica del pastello. Il puntinismo è la tecnica pittorica in base alla quale i colori non vengono mescolati sulla tavolozza o sulla tela, ma accostati l'uno all'altro in regolari pennellate puntiformi. Questi piccoli punti, che possono essere diversi sia per dimensioni che per intensità, vengono percepiti da una certa distanza come colori unitari. Negli anni '80 dell'Ottocento, il pittore Seurat, animato dall'interesse per la rappresentazione della luce e del suo cromatismo, sviluppò tale tecnica mettendo in pratica le scoperte sulla percezione visiva. Si era constatato che ogni colore veniva influenzato dal colore vicino. Ne nacque un movimento artistico, il puntinismo o neoimpressionismo, in base al quale la giusta apposizione delle pennellate avrebbe consentito di ottenere la massima luminosità delle tinte. Il discorso è valido soprattutto per i colori puri, primari e complementari. Sebbene il puntinismo sia stato un movimento relativamente breve, Seurat con questi lavori influenzò molti artisti suoi contemporanei, tra cui Van Gogh, che ne adottò la tecnica per un breve periodo, e successivi come Matisse, Picasso e più recentemente Roy Lichtenstein, che nelle sue opere si serviva dei procedimenti puntinisti. La macchia è il procedimento caratteristico dei pittori macchiaioli. Impiegando pennellate larghe e piatte, questi artisti accostavano campiture di colore di tonalità diversa e non mischiate fra loro. Questa tecnica permetteva di definire volumi e distanze rinnegando il tradizionale chiaroscuro. Significativa è la testimonianza di Adriano Cecioni, accreditato teorico del gruppo, che indicava il modo di rendere le impressioni che essi ricevevano dal vero col mezzo di macchie di colore, come per esempio una sola macchia di colore per la faccia, un'altra per i capelli, un'altra mettiamo per la pezzuola, un'altra per la giacchetta o vestito, un'altra per la sottana, un'altra per le mani o per i piedi e così per il terreno e per il cielo. Anche gli impressionisti sviluppano una tecnica di pittura fatta di macchie di colore giustapposte, ma a differenza dei macchiaioli, le pennellate a tocchi, a striature o a trattini si fondono tra loro. Per alcuni aspetti avvicinabili alla macchia, la tecnica del closionisme consiste nello stendere il colore uniformemente, senza effetti chiaroscurali, in zone delimitate da contorni ben marcati con effetti simili a quelli delle vetrate medievali. Anche i fauve scompongono le immagini in zone piatte di colore, ma in questo caso i contorni sono imprecisi. I limiti di ogni campo non sempre coincidono con i contorni degli oggetti rappresentati. La stesura è a pennellate spesse e pastose. Le forme, estremamente semplificate e ridotte a superfici prive di ogni effetto di profondità o chiaroscuro, sono ottenute con semplici macchie viola, rosse, gialle, blu, verdi, accostate tra loro simili a tanti tasselli quadrati o rettangolari. Si tratta di una rielaborazione libera e spontanea dei quadri puntinisti. Nei fauve le tinte sono accese e arbitrarie.
Un albero poteva essere rosso, i cieli gialli e un volto avere intense macchie rosse, arancioni e verdi. L'effetto complessivo è lontano dalla realtà. A metà del Novecento, col Trascismo, la macchia, più o meno informe, diviene il soggetto dell'opera. Infine, le stesure possono fondersi e sfumare una nell'altra. Le tecniche di fusione si distinguono in base alle pennellate che potranno essere a tessera, a mosaico, a pressione. I tre diversi procedimenti possono portare allo stesso risultato. Non è perciò spesso possibile, a dipinto finito, comprendere con quale è avvenuta la fusione dei colori. Nella disposizione a tessera, la fusione è ottenuta con l'incrociarsi e il sovrapporsi di sottili pennellate parallele le une sulle altre senza attendere che siano asciutte. Le pennellate di toni diversi, sovrapponendosi e incrociandosi, si fondono direttamente sul dipinto secondo il senso della modellazione. La tecnica si sviluppa con l'uso della tempera grassa degli artisti italiani del Rinascimento. Il legante, misto olio e uovo, dava impasti maggiormente lavorabili che non si asciugavano immediatamente dopo la loro applicazione. Ciò permetteva di lavorare bagnato su bagnato e di ottenere così facilmente una fusione delle tinte che la stesura delle pennellate a tratteggio della tempera a uovo ostacolava. Altro procedimento consiste nell'applicare le tinte in piccole porzioni per poi fonderle prima che siano asciutte. Nella fusione a mosaico, le pennellate di colore sono dapprima accostate a tratteggio, a punti o a macchie, sempre nel senso della forma. In seguito, con un pennello soffice e asciutto, vengono ripassate lungo i bordi ottenendo sfumature graduali e modellati precisi. Nella disposizione a mosaico, prima di passare ad amalgamare i colori, è bene aspettare che abbiano perso parte della loro fluidità, attendere cioè che l'olio in parte assorbito dai sottostrati lasci le tinte più dense e attaccaticce, più adatte quindi ad essere riprese dal pennello. Questa maniera di operare si può riscontrare in alcune opere incomplete del XVII secolo, dove il colore è messo a tratti paralleli che segnano la modellazione delle forme e che poi, con un soffice pennello, venivano fuse e lisciate, facendo scomparire questa fattura. La riproduzione di un dipinto di Raffaello mostra come le fini pennellate accostate a tratteggio sono uniformate per ottenere le guance rosate della Madonna e del Bambino. Altro metodo di stesura assai comune è quello di schiacciare l'impasto col pennello o anche con la spatola su altri strati di colore senza attendere che siano asciutti, consentendo così il rifiorire dello strato precedente ancora umido. Come per la disposizione a tessera, perché avvenga la fusione occorre adottare la tecnica del bagnato su bagnato, applicare cioè pennellate fresche le une sulle altre. I tempi lunghi di asciugatura dell'olio consentono di lavorare su uno strato pittorico bagnato, creando effetti cromatici attraverso l'interazione delle stesure.
La tecnica permette una pennellata densa e materica, aggiungendo maggiore espressività alla pittura e suggerendo allo spettatore la forza e la velocità con cui l'artista ha applicato l'impasto. Nella pittura di Caravaggio, ad esempio, lo strato di ocra gialla è ancora bagnato quando il bianco di piombo viene steso sopra di esso, mescolandosi più o meno a seconda della maggiore o minore pressione delle pennellate. Peculiare della pittura ad olio, questo metodo fu utilizzato già dai pittori fiamminghi del Quattrocento, per poi diffondersi in ambito europeo. I colori sono mescolati direttamente sul dipinto e non sulla tavolozza. Conseguentemente, come si può vedere su numerosi dipinti di epoche diverse, questa è limitata a poche tinte pure, talvolta mescolate con il bianco. Ma il pittore che interpreta in maniera più originale questa tecnica è Vincent van Gogh, le cui pennellate, pastose, di colore puro, applicate le une sulle altre e accostate in tonalità contrastanti e dai colori violenti, ricordano per alcuni aspetti il puntinismo. I tasselli di colore, la cui stesura direzionale segue l'andamento delle forme, divengono sempre più materici, rendendo visibili i segni delle pennellate e aggiungendo così espressività alla pittura. Come per tutte le tecniche bagnato su bagnato, gli effetti migliori si raggiungono lavorando con spontaneità e sicurezza, senza affaticare troppo i colori o complicarne le miscele, per non attenuarne la vivacità e la freschezza. Van Gogh è influenzato dalla tecnica innovativa dei post-impressionisti, in particolare da Paul Signac, che dipinge accostando non punti di colore, ma piccole pennellate che a tratti si sovrappongono mescolandosi. Di fatto, nella pratica pittorica, le tre diverse modalità di stesura tendono spesso a combinarsi, non soltanto accostamento e fusione come in Signac, ma anche fusione e sopravmissione come in tutta la pittura che prevede un abbozzo monocromatico finito a velatura, o accostamento e sopravmissione come in molte opere del Trecento. Sopravmissione, accostamento e fusione, nelle loro varianti e innumerevoli combinazioni, hanno perciò un ruolo determinante nell'ideare e nel definire i diversi stili pittorici.